Da un progettista che si occupa di innovazione di prodotto, credo che ci si immagini che parli di futuro. Io invece vorrei fare con voi un piccolo esperimento, ma solo per una manciata di minuti, quindi tranquilli. Vorrei portarvi nel passato. Vorrei portarvi indietro di 50-60 anni, più o meno alla mia data di nascita, e io sono classe 2014. Anno interessante perché in quello stesso anno, dal punto di vista dell'innovazione, venne proposto il primo cellulare con una tecnologia capace di una batteria capace di autoalimentarsi. Era un prodotto molto costoso, quindi di lusso. Costava circa quanto lo stipendio mensile di un manager. E nello stesso anno, per coincidenza, era uscita la prima automobile totalmente stampata in stampa digitale. Quindi vediamo una delle fasi di stampaggio, lo chassis. Si chiamava Strati, era mitica per noi italiani, divenne mitica perché io ero appena nata, perché era stata anche progettata e aveva un nome italiano, anche se i produttori erano una di quelle microfabbriche che negli Stati Uniti già stavano operando, erano anzi l'azienda pioniera in questo campo nel produrre con la tecnologia digitale automobili. Spesso è aggiustando le cose che capiamo come le cose funzionano. Scriveva qualche anno prima, nel 2008, Richard Sennett nel suo L'uomo artigiano, un libro che consiglio a tutti di leggere, ma che a me serve qui soltanto per ricordarci che quelli erano gli anni nel quale si era compiuto quel giro di boa che significava il passaggio da una cultura meccanica, seguitemi in questo, nella quale gli oggetti, per quanto complessi, erano comunque composti di parti che in qualche modo erano riconoscibili, a una cultura elettronica, nella quale invece complessità, miniaturizzazione e una serie di eventi che in parte vedremo insieme oggi avevano portato a rendere gli oggetti sempre più facili da utilizzare, ma sempre meno comprensibili nel come erano fatti. E in quegli stessi anni, invisibile, piuttosto silenziosa, partì anche una rivolta che a me oggi piace chiamare la rivolta degli smontatori, perché era una rivolta che era partita nelle azioni degli attivisti sociali di quartiere, che in qualche modo volevano riappropriarsi del destino degli oggetti che era dato di utilizzare, cioè quelli dell'elettronica, ma aveva avuto un moltiplicatore virale, si dice, via internet, attraverso le comunità dei più giovani che erano invece abituati a lavorare online e a scambiarsi informazioni online, come dei nuovi apprendisti. Tranquilli, per fortuna siamo nel 2014, non siamo nel 2060, perché nessuno di noi sa che cosa accadrà veramente nel futuro. Il futuro certe volte un pochino ci spaventa. Non sappiamo esattamente cosa potrà succedere domani, ma possiamo cogliere nel presente di oggi dei segni di cambiamento che in qualche modo potrebbero essere dei semi di futuro. Possiamo anche prendere lezioni dall'esperienza del passato, purché siamo disposti a riattualizzarle. E allora è qui che vi vorrei portare un pochino dentro questa ipotesi del che cos'è che divide il presente di oggi da un domani dove probabilmente avere cura delle cose, manutenerle, ripararle, farle durare a lungo, potrebbe diventare qualcosa di più o meno simile a una tranquilla, indiscussa, anzi forse necessaria normalità. Ed è la domanda che io mi sono fatta, e me la sono fatta perché lavoro con i prodotti, lavoro con le aziende, per cercare di capire se era vero dei segnali che coglievo appunto in questa rete, appunto in questo mondo delle innovazioni, che la domanda di riparabilità in qualche modo per varie vicende era in crescita e se questa crescita, dovuta ai protagonisti che la volevano in qualche modo riportare in campo, stava cambiando inaspettatamente, ancora sotterranea, i destini degli oggetti e in qualche modo il modo con il quale progettiamo, produciamo e poi usiamo gli oggetti. E quindi siamo andati a guardare, io con il mio studio, perché questa ricerca è assolutamente autofinanziata, ma che ha ricevuto il patrocinio dell'ADI,
cioè l'Associazione del Design Industriale Italiano, come dire andiamo avanti a capire che cosa succede, abbiamo guardato un po' a tutti, non solamente ai designer o agli imprenditori più visionari, non solamente agli scienziati, non solo agli innovatori, ma un po' a tutti. E quindi anche agli attori, quelli che si chiamano gli attori sociali. E così ci siamo accorti che perlomeno è già accaduto che l'idea di ritornare a pensare a come le cose sono fatte è un fatto già intragenerazionale e interculturale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i paesi in crescita, quando introducono delle nuove tecnologie, trovano del tutto naturale, anzi necessario, istruire i propri tecnici, i propri ingegneri a costruire, manutenere e poi sapere riparare nel tempo, nei propri villaggi di origine, le tecnologie che hanno installato. È intragenerazionale perché in un momento molto particolare in cui chi è uscito magari troppo presto dal mondo del lavoro ed è ancora quella generazione ricchissima di tante abilità manuali, ha incominciato, proprio così nelle atmosfere di quartiere che qualcuno oggi ci ha fatto rivivere, ha incominciato a mettere a disposizione i suoi saperi del fare per riparare il tostapane, ma ha fatto un passo in più, l'ha condiviso con i più giovani, perché i più giovani invece, che nel mondo del lavoro ancora non sono entrati, sono abituatissimi a usare la tecnologia, sono abituati a usare l'elettronica di consumo e sanno anche che questi oggetti sono costosissimi, quindi per loro scambiarsi informazioni è vitale a capire come farli usare al più lungo possibile. E questo ha fatto entrare queste realtà, questo è un pochino più inaspettato, nella pancia delle aziende. Una di queste repair community londinese oggi fa dei corsi di formazione per le banche londinesi o per multinazionali dell'information technology, perché all'interno di una politica di welfare aziendale è interessante far capire ai propri dipendenti, dargli coscienza della tecnologia che stanno utilizzando. Ma il fai da te 2.0, chiamiamolo così tanto per dire che sono dei nuovi apprendisti, che sono dei nuovi artigiani, più lungimirante e anche più abile, più serio, più approfondito, in realtà mettendo in piedi le proprie guide online per la riparazione di qualunque cosa alla quale danno il contributo gli utenti della rete, spiegando, facendo, riprovando, con la costruzione dei loro utensili, bellissimi da un punto di vista del design, anche se non sono designer, sono ingegneri informatici, e così precisi, con una precisione chirurgica, che non solo diventano il modo per denunciare il fatto che una semplice vite, fino a ieri, oggi è diventato un modo per non farci entrare all'interno degli oggetti. Quindi costruiscono gli utensili per renderlo possibile, ma più che un aspetto pratico, il vero cambiamento che loro stanno portando è che ci stanno spostando verso un mondo, nuovamente verso un mondo materiale che avevamo in parte dimenticato e quindi hanno aperto l'immaginazione. Allora la pratica del riparare dinamico, si dice oggi, ci porta in realtà la libertà e anche la voglia di capire un po' meglio come le cose sono fatte e quindi è molto vicina a farci porre delle domande a chi progetta e a chi produce di ripensare perlomeno alla logica con la quale le cose vengono prodotte. Questi signori si sono guadagnati una tale autorevolezza che le aziende più lungimiranti, semplicemente che vogliono dare qualcosa di più interessante, di più nuovo ai propri utilizzatori, o che magari all'interno di politiche di responsabilità sociale o ambientale vogliono essere più efficaci sul piano dell'uso, cioè dopo il momento del consumo, stanno utilizzando questi signori e la loro esperienza per costruire anche dei servizi sul prodotto, per cambiare i prodotti mentre si stanno sviluppando, per esempio rendendoli più riparabili. Così oggi ci troviamo con delle guide online dentro i siti dei produttori magari di abbigliamento outdoor, non un prodotto a alta tecnologia come il cellulare, ma questa cultura dei maker sta portando anche un paio di altri suggerimenti alle aziende che forse
vanno un pochino più osservati. Per esempio, forse alcuni di voi che sono studenti ne avranno sentito sicuramente parlare, accanto al download della musica oggi possiamo fare il download del design, che vuol dire che possiamo scaricarci dei file, si dice, delle matematiche, diciamo noi tecnici, in realtà di fatto dei disegni. Se poi siamo anche capaci di intervenire su questi disegni, o anche se non lo siamo, possiamo poi andare nel server sotto casa, che è una stampante digitale, e stamparci piccoli pezzi. Quindi in senso positivo si sta aprendo l'idea che potremmo fare il download dei ricambi. Se tutte queste innovazioni entrassero o stanno entrando in questo presente di domani nel DNA dei prodotti, e anche restando vicino a una cultura del riparare, in qualche modo dell'interessarci anche di cosa succede dopo, significano almeno due cose: che tutto diventa più flessibile, il prodotto è più flessibile, e che tutto diventa più partecipativo. Stanno nascendo prodotti più accessibili? Sì, questo non vuol dire soltanto che ci posso andare dentro per togliere dei componenti, vuol dire magari che posso cambiare una parte fisica del prodotto quando mi serve, senza chiedere l'assistenza specializzata. Nei prodotti aggiornabili il passo è breve, a quel punto, perché cambiare il mio cellulare, soltanto prima avevo solo una fotocamera, voglio una videocamera, cambio il pezzo e gliela metto, e questo potremmo farlo anche nelle lavatrici, nelle lavastoviglie, o magari avere una stampante che diventa una lavastoviglie. Sembra anche questo futuro, ma in realtà, per esempio, in alcune università australiane questa esperienza con la Xerox già si sta facendo. E poi, che forse è più interessante, e ci piace di più portare l'attenzione su questo se guardiamo così tanto ai nuovi riparatori, dei prodotti più semplificati. Eh sì, dice, bello, facciamo semplice. Nella epoca meccanica fare semplice era un'operazione, oggi lo è in termini diversi. Certo, ma la semplificazione non è solo in termini fisici, non sono solo prodotti più semplici da aprire, sono anche prodotti più semplici perché sono più trasparenti, quindi prodotti più etici. E allora questo mondo della riparazione, della nuova riparazione, sta aprendo un potenziale di innovazione molto interessante, che va dai chimici che studiano materiali che sono autoriparanti, ma anche sul piano delle poetiche si stanno rimettendo in campo delle nuove estetiche. E queste sfide si saldano poi con chi sta pensando a delle produzioni etiche e sostenibili e quindi in qualche modo vuole dare un contributo, una svolta sul piano del consumo. Tutte queste innovazioni fantastiche, l'entusiasmo che abbiamo per le innovazioni, per la tecnologia, per l'elettronica, per il digitale, insomma per quell'internet delle cose, ci potrebbe in realtà portare anche a un raccorciamento del tempo che passa tra la fascinazione e la noia. E poi ci sono i numeri. Sempre nel 2014, bellissimo chi è nato questo anno, penso in autunno, siamo diventati 7,2 miliardi di persone nella Terra. Ma un altro dato che non si conosce così tanto è che siamo stati superati dalle SIM, cioè ci sono più accessi mobili, credo 7,2 e 7, accessi mobili nel mondo che persone. E allora, se nel 2060 ci dicono che saremo 9 miliardi di persone, sicuramente entro il secolo tra i 10 e gli 11 miliardi di persone, noi abbiamo davanti un'iperbole nei termini del consumo o una parabola? Anche perché alcuni aspetti, come la personalizzazione di massa che la stampa digitale ci mette davanti, ci può risolvere delle problematiche funzionali ad personam, però allo stesso tempo potrebbe far aumentare la stupidità, cioè quell'entusiasmo un po' stupido che porta subito alla noia, che ci fa costruire gli oggetti che vogliamo quando vogliamo. Poco importa se dopo 10 minuti non ci interessano più. E allora andiamo un po' al passato, perché noi abbiamo un'eredità che è il design italiano, le fabbriche italiane del design. E questa frase di Achille Castiglioni, che dice più o meno, vabbè, prima di capire cosa dobbiamo fare, capiamo invece cosa non dobbiamo fare. Lui la diceva più o meno negli anni 60. E oggi cosa possiamo fare? Quale può essere veramente il contributo del design? Quello che davvero dobbiamo riattualizzare noi come progettisti, i produttori
e gli utilizzatori è il senso del rispetto. Perché la cultura della riparazione, o comunque, diciamola meglio, la cultura del fare, che riporta l'attenzione sulla cultura del fare, è qualcosa che in fondo ci riporta a un'idea di rispetto per il fare che è stata tutta la nostra cultura scientifica e umanistica dal Settecento illuminista. Pensiamo all'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, che era proprio la nostra cultura europea, fino all'altro ieri. Ma se riusciamo soltanto a riportare in qualche modo il rispetto nel come sono fatte le cose, perché sulle eccellenze del fare è giocata la qualità delle cose, ma soprattutto è giocata la qualità alta, quella che il paradosso del lusso ci ha fatto perdere un po' troppo di vista, ma anche un rispetto per altre dimensioni del fare, che sono legate per esempio alla pazienza, alla costanza nel tempo, e poi il rispetto per la bellezza, che ho sentito citare prima, mi ha veramente dato energia. Ma per quale bellezza? No, perlomeno il rispetto per la sua non banalizzazione, perché la bellezza è un valore, non è un prezzo. E allora, non so quanti di voi usciti di qui andranno a guardare le vitine del proprio ultimo modello 6, non diciamo di quale marca, per scoprire che non solo sono piccole ma sono pentalobate, quindi non lo trovate l'utensile per aprirle se non comprate dai riparatori dell'iFixit, ma forse anche ripensano che questo verbo riparare, che si dice allo stesso modo in tutte le principali lingue europee e quindi in tutte le lingue del nostro benedetto Occidente industrializzato, deriva a una matrice latina, che è la matrice della nostra lingua italiana, che è reparare, e quindi ci ricorda che in fondo non è tanto una questione solo materiale, non si tratta solo di rimettere a posto, di rimediare, significa anche sapere difendere, cioè in qualche modo ridare valore a come sono fatte le cose, perché le cose che sono state fatte le abbiamo dovute produrre noi.